Ezio Feliciani, nativo 4433, a Roma, nato. Vengo da una famiglia di 12 figli. Da ragazzino ad oggi faccio sempre le lancia. Mio padre, la prima cosa che mi ha detto, questi sono i mestieri, questo è il muratore, questo è il manuale, questo è il ciclista e poi c'è il meccanico. Io ho detto no, io voglio fare meccanico. Ecco come perché ho fatto il meccanico. Proprio me lo sentivo che dovevo essere meccanico. Lei quanti anni fa ha cominciato a lavorare sulle lance? Qui mori, guarda. Dunque, io ho iniziato. Chi era che potevamo lavorare? Ero io, mio padre e mia madre. Allora io avevo su 13 anni, 12 anni e mezzo, quasi 13. E comincio a lavorare. Ma che è a lavorare? Artena, di Landa, la Landa, tutte macchine vecchie. Perché queste macchine qui erano state raccolte che allora i tedeschi sono andati via, gli americani sono andati via e gli italiani hanno preso tutte queste macchine, le hanno messe dentro un recinto e poi rivendevano. Capito? Ciao Franco! E rivendevano. Tu te ne andavi a più una, te la rimettevi a posto e via. Poi ti davano pure la targa perché i tedeschi gli hanno levato a tutte le targhe, ci hanno messe loro, capito? E sequestravano, insomma. Però chi mancava uno sportello, chi era mitragliato quello, chi mitragliato quello, ecco da dove vengo, capito? Che ho potuto vedere veramente il meccanico quello che riesce a fare. Lì, se c'avevi una gomma per di bucata, ci mettevi un bullone, cordato da dietro e camminavi. Ha capito com'era? Allora apri il cervello. Per tanti motivi e tante cose, ho visto certe cose che tu nemmeno te le immagini, Allora quando alla fine, ciao Franco, vieni qua, mi vuoi salutare? Sì, però stai... Che cazzo, che ti mettono paura? Non sono mica carabinieri, No, amici. però stai... Amici, Esatto. No, non siamo né carabinieri né finanziari. Io sono Sanni e lui è Francesco. Hai capito? No, 2.5 ce l'ho, tutto il motore completo, sì. Si mettiamo d'accordo, dai. Le macchine, parliamo onestamente, non parlano, non dicono niente, però ci portano tante belle cose, a spasso. Allora, se vanno a spasso, devi andare con una macchina, non porno a spasso la macchina ti lascia per strada. Possibile, no? A me, quando mi lasciano una macchina, non è più del padrone. È mia, devo fare quello che dico io, quello che c'ha bisogno la macchina, se no non la faccio. Se uno comincia a dire ma qua, anzi, se la riporti via, subito, immediatamente gli dico, se la riporti via, guardi, non la faccio. Ormai mi sono innamorato della Lancia perché veramente è l'unica fabbrica che io ho potuto capire che fa delle macchine veramente come si deve. Prima di tutto sono più silenziosi.
Poi, secondo poi, apri uno sportello, chiudi uno sportello, senti proprio che fa clown. Non è il solito bidone che quando chiudi senti fa bom, ha capito? Ezio, mi racconta qualcosa di questa macchina? Questa macchina Fubia per me è stata la migliore macchina piccola che ha fatto la Lancia. Tant'è vero che questa HF ai tempi suoi ha vinto tutte le gare che ha voluto immaginare possibili. Cos'è di speciale la sua Lancia? Che c'ha di speciale? No, non c'è niente di speciale, è una macchina fatta come si deve e basta. Non è che c'ha un qualcosa in più di quello, di quell'altro, di quest'altro. No, c'ha lo stesso spinterogeno, c'ha i carburatori, c'ha il tubo di scarico, c'ha il motore, è tutta fatta in un'altra maniera. Ecco perché mi piace la macchina, perché è fatta proprio macchina, dimo che è una macchina. Non dimo un barattolo, perché ecco già il signore che prima che ha chiuso lo sportello, hai inteso bene che ha chiuso lo sportello, perché boom, invece se era la Lancia, chiudi lo sportello, senti se fa boom, non fa boom. Vai a chiuderlo. Sentiamo? La vedi? Fa il rumore suo normale, invece quella fa boom, capito? Perciò stiamo sempre lì. Per me la Lancia è la Lancia, assolutamente, e non si batte. C'avevo questi ingranaggi in mano, uno sopra, uno sotto, uno per traverso, e ci ho visto praticamente una figura di una ballerina. Ho detto perché non mettili insieme e voglio vedere se esce davvero? E ho cominciato con un presepio, poi ho cominciato con una statua, poi ho cominciato con un'altra cosa e adesso siamo arrivati al dunque. Ho vinto per circa quasi 20 anni i presepi della Galleria Bramante a Piazza del Popolo, i 90 presepi internazionali, e così è successo, che è uscito davvero, ma non solo quello, ma se è uscito Gesù, la Madonna e tante altre persone con gli ingranaggi, vedendo gli ingranaggi. Signor Feliciani, qual è la più grande soddisfazione che le ha regalato il suo lavoro in tutti questi anni? Ma a me, io quando faccio un lavoro, già per me è regalato perché godo a sentire, per esempio quando fai un motore, metti in moto, parte bello, silenzioso, e poi ti danno pure soddisfazione quando prepari le macchine che qualcuno ci vanno a cuore, come per esempio un giornalista con la moglie ha voluto fare a Pechino Parigi, mi viene. Io che ne so di Pechino Parigi, che indossando lo sa, però lui mi ha fatto capire che questo Pechino Parigi stava oltre il Camposanto, insomma. Dice Ezio, te la senti da prepararmi questa macchina così che devo fare a Pechino Parigi? Ho detto perché no? Allora mi sono messo con la santa pazienza un anno per preparare questa macchina e da lì sono partiti. Sono nati lì, sono rivenuti, io ho dovuto rimettere a posto un'altra volta un po' la macchina perché hanno voluto rifare il giro del mondo, poi hanno rifatto un altro giro ancora e via di seguito.
Signor Feliciani, abbiamo visto dalle fotografie che lei ha preparato tante macchine per le corse. Sì. C'è una macchina alla quale è particolarmente legato, un ricordo a una di queste macchine o a un pilota con il quale forse magari aveva un rapporto speciale? Ma guardi, io posso dire questo, che ho corso con Luigi Musso, sì. Ho corso con lui e da lì ho potuto vedere la passione, la cosa, la carica che ti dà quando vai in carica, vai appresso a quella. Tant'è vero che c'è successo che noi siamo partiti per secondi, prima è partita la signora, era una signorina allora, Ade Phillips, ha detto bene, Ade Phillips, c'aveva 7,50 pure lei. Allora noi stavamo di dietro, cioè siamo partiti dopo 5 minuti, tutto un botto la vedemmo che stava ferma da una parte, che si incendiava la macchina. Se fermiamo, scendemmo dalla macchina nostra, piamo i giubbotti che c'avevamo, li abbiamo spenta e se li abbiamo messi in macchina e siamo partiti. Contemporaneamente c'è passato avanti Leonardi e noi siamo arrivati secondi su quel circuito, di quello che mi ricordo io.